Eccolo! Cominciamo bene questa registrazione. Allora, intanto, ciao popolo a tutti quanti. È un po' che non ci vedevamo e questa, allora, veloce, unboxing perché ci tenevo, mi è arrivato un rasoio nuovo, bello bello bello. Faccio l'unboxing direttamente su YouTube solo per cercare di avere un po' di qualità in più. Sinceramente avrei voluto farlo sul gruppo, ma le limitazioni di Facebook, poi i filmati vengono sempre un po' così, 740 risoluzione massima e beh, sinceramente stavolta ci tenevo a farvelo vedere bene. Permettetemi un minutino di preambolo, che sì, poi con me diventano tre perché... Allora, visto già dal titolo, unboxing di un rasoio del maestro Santino Punta, maestro della corporazione sarda Coltellinai, non ha bisogno di presentazione, gli addetti del mestiere lo conoscono perfettamente, quindi non è che ha bisogno della mia spinta, primo perché non so nessuno, secondo perché, insomma, voglio dire, sono persone che hanno fatto la storia della forgiatura in Italia, sono persone che hanno in mano una sapienza antica, mestiere antico tramandato da generazioni. Basta. Detto questo, una piccola cronistoria. Diversi mesi fa chiesi al maestro Santino Podda se era possibile avere la sua interpretazione di un rasoio che a me piace tantissimo, chi mi conosce lo sa. Io vado pazzo per i filarmonica, ma a parte per le loro capacità di taglio, la qualità del taglio, a me piace proprio il filarmonica come linea, come forma, con la punta dritta in verticale invece con il tallone stondato, lo trovo molto elegante, molto slanciato. Allora chiesi al maestro se lui poteva farmi la sua interpretazione del filarmonica, quindi non una copia brutale del filarmonica, ma elaborata con gli occhi dell'artista artigiano. E gli raccomandai una cosa però, guarda, per cortesia, non farmi l'esercizio di stile, non farmi il rasoio bellissimo, ma che poi hai problemi nell'utilizzo quotidiano. Io voglio da te, vorrei da te uno strumento da lavoro, un vero rasoio quotidiano, un vero rasoio da usare tutti i giorni, che abbia quelle linee, che richiami quelle linee e quelle forme. Ok, basta così. Ci sono voluti dei mesi, io non ho mai fatto fretta al maestro e per farvela corta, finalmente oggi, poche ore fa, ha bussato il corriere ed è arrivato il rasoio. Quindi questa premessa la dovevo per poi spiegare alcune cose vedendo il rasoio. Allora, basta chiacchierare, andiamo direttamente all'inquadratura di base. Allora, il rasoio, eccolo qui, è qui dentro, adesso tra un po' lo scarto. È arrivato accompagnato dall'attestato del maestro Santino Pudda, corporazione sarda Coltellinai, quindi con l'attestato di qualità, Santino Pudda, modello Colonel perché se l'ha inventato apposta per me, lama in carbonio, manicatura in muflone come si addice ai coltelli sardi, lunghezza della lama 7,5, totale 26, questi alcuni particolari dei materiali utilizzati e vedete che il maestro ci ha veramente tenuto, che è forgiatura della lama, che il maestro fa tutto, parte dalla materia bruta, si mette lì, forgia alla mano, martello alla mano, mazzetta alla mano, incudine, si forgia le sue lame, che siano coltelli, che siano rasoi. Ritorniamo qui, bla 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 bla, bla. La firma del maestro, vedi, forgiato in Siniscola nel 2002. Ok, questa era solamente una piccola curiosità. Veniamo a noi. Veniamo alla parte più importante, veniamo al rasoio. Intanto il rasoio, prima scatola in cartoncino,
aspettate, fammi fare spazio qui sulla scrivania che è sempre molto piccola. Quindi un primo astuccio era solo, secondo astuccio, seconda custodia in velluto. Ragazzi, io l'ho aperto una sola volta, in realtà è il secondo unboxing. Ho visto di che cosa si trattava, l'ho richiuso immediatamente e l'ho rimesso a posto perché volevo a tutti i costi fare un video. Perché è qualche cosa. Aspettate che, come al solito, non è facile, io poi con le cose piccole, con ste manune, non è facile aprirlo. Allora, la seconda custodia in velluto. E perché volevo fare il video? Ve ne accorgerete subito. Adesso. Guardate che spettacolo. Guardate la spettacolarità di questo rasoio. Non lo sto aprendo ancora apposta, eh? Mi dispiace che. Allora, ve lo metto vicino alla camera sperando di inquadrarlo per bene, un po' il riflesso di luce che mi dà fastidio. Vabbè, scusate. Manico è tutto lucidissimo, tra l'altro. Se c'è qualche ditata è la mia. Manico in corno di muflone. Guardate la bellezza di questo corno. Guardate, vediamo un po' se ve lo metto a favore di. Guardate che cos'è il corno di muflone. Ormai si è visto, ve lo faccio vedere, spaziatore tricolore, quindi è stato un piccolo omaggio del maestro, che se lo sapete, la mia carriera militare, quindi ha voluto sottolineare, e che poi si addice al modello Colonel, che ci sta tutto. Guardate, notate la chicca. 1, 2, 3, 4, 5. Benché questa è una Vite Torx. I 5 pin che in Sardegna sono un segno classico, sono una lavorazione classica sui manici delle pattate. Io non so se il maestro l'ha fatta apposta o istintivamente gli è venuta questa cosa, ma io l'ho notato subito. I 5 pin classici delle lavorazioni dei manici sardi. Muflone, guardate. Adesso apriamolo. Andiamo a vedere l'interpretazione del maestro. Allora, cerco di farvelo vedere per bene. La forma è quella che gli avevo chiesto. La forma del filarmonica, la vedete? Punta diritta, tallone stondato, quindi uno strumento di una bellezza impressionante, ma un vero strumento da lavoro. Non è una cosa da lasciare lì in bacheca, guardare e non toccare. Questo è una goduria da guardare, ma da utilizzare soprattutto. Cerco di farvi vedere i marchi, quindi il nome del maestro, lo stemma dell'associazione sarda coltellinai e chiaramente la sua Sardegna stilizzata. Il maestro, nella sua reinterpretazione del filarmonica, guardate, monostabilizzatore, però continua la fresatura anche leggermente sul codolo. Non si è limitato a quello. Il maestro ha fatto qualche cosa che io non gli avevo chiesto, è stata una sua idea. Adesso spero che si possa vedere, cerco di inquadrarvela al meglio possibile. Non so se si vede, ma ha fatto, vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua, molatura Bellid. La vedete? Un Bellid delicato, accennato, ma ben presente, quindi da centro lama in poi la lama ringrossa di nuovo
per poi andare a restringersi fino alla formazione del bevel. Quindi, ripeto, non concordato e non preventivato. Il maestro, facendo questo rasoio, l'ha voluto reinterpretare in questo modo, quindi la forma del filarmonica, molatura bellid. È un 8 ottavi, mi sono scordato di dirlo, un peso importante, non è un rasoio leggero, vedete, terzo pin centrale. Io ancora non l'ho provato. Guardate, ecco adesso si è presa la messa a fuoco, guardate la molatura, belli. Quindi ragazzi, è solo un unboxing. Stavo dicendo, non l'ho provato perché è arrivato oggi. Non me ne voglia il maestro Pudda, io neanche proverò la sua affilatura. Non ho dubbi che sia un rasoio pronto all'uso, ben preparato, affilato dal maestro. Però è un mio vizio privato e personale, l'ho fatto con tutti i rasoi che mi sono arrivati dentro casa. Io prima ancora senza sentire l'affilatura imposta dal maker, io il rasoio me lo riaffilo da solo. Ma questa è che non me ne voglia nessuno, che non me ne voglia il maestro. Eccomi qua. Forse questo è il video più corto che ho fatto da quando metto i video su YouTube. Ripeto, è un video per gli amici del mio gruppo Facebook, fatto però su YouTube per cercare di tenere alta la qualità di registrazione. Lo faccio rivedere per l'ultima volta. Lama, rasoio del maestro Santino Pudda, la sua reinterpretazione del filarmonica, l'ha voluto chiamare Colonel e io lo ringrazio. Quindi guardate, la lama del filarmonica con molatura, eccolo, si riesce a vedere anche questa volta, con molatura Bellid, un rasoio spettacolare, lucidato a specchio, curve arrotondate, dorso arrotondato, lo vedete anche qui in sezione, manico in corno di muflone, e da un sardo non mi sarei aspettato nulla di diverso, spaziatura tricolore. Che dire, bello bello bello. Scusatemi, forse è la prima volta che mi vedete proprio smarchettare selvaggiamente, ma sapete, tanto lo sto rimettendo a posto, che non si sa mai. Sapete che io non ho mai dietro nessun interesse economico, io mi assolvo da solo, le mie non sono e non saranno mai marchette per il semplice fatto che io qualsiasi cosa la pago. Quindi quando parlo bene o quando parlo male di qualche persona o di qualche oggetto, di qualche pietra, non c'è assolutamente nessun discorso commerciale dietro. L'unico commercio per me è in uscita finanziaria, non è mai in entrata. Detto questo, basta così, vi saluto. Mi rivolgo soprattutto agli amici del gruppo Facebook. Spero che vi abbia interessato, anche perché il maestro eh, ci fa l'onore di essere uno dei nostri utenti. Quindi vi ringrazio dell'attenzione, non vi rompo più le scatole, vi saluto subito perché carico questo video e mi metto ad affilare. Guardate, mi sono tenuto la barba apposta quando sapevo che stava per arrivare il rasoio. Mi voglio affilare il rasoio perché stasera lo voglio provare subito al volo. Detto questo, quindi vi saluto di nuovo. Un bel ciao popolo a tutti quanti e prima o poi ci rivediamo per qualche video magari qui su YouTube fatto bene, qualche affilatura, qualche pietra, qualche altro argomento. Ciao popolo!